Ciao, oggi vi mostro come poter realizzare questi ranuncoli. Questi fiori sono perfetti per decorare ogni vostro supporto. In questo caso l'ho utilizzato su delle uova di polistirolo. Allora, fare questi fiori è davvero semplice. Sono necessari almeno 3 tipologie diverse di panolenci, 3 colori che siano in scala, anche stampati non fa nessuna differenza. E poi un cerchiometro. Il fiore è formato semplicemente da dei cerchi, eccoci qua, dei cerchiolini che sono di misure diverse. Il primo giro è da 35, il secondo giro è da 40 e il terzo giro è da 45, quindi basta che siano 3 cerchi in scala. Io ho pensato a 3 tipologie, 3 grandezze diverse di fiori da fare. Uno, vi mostro su questo, uno è completamente sbocciato, uno sta per sbocciare e poi ci sono i boccioli. Per fare il fiore completamente sbocciato prendo una pallina di cartapesta o anche di polistirolo, è piccola piccola, sono circa 2 centimetri saranno di misura. Ritaglio un cerchio della misura di 45, così, la mia misura del petalo più grande praticamente, e faccio tutta una filza, facciamo il rovescio, tutta una filza all'interno di questo cerchio. Mi serve essenzialmente per ricoprire la sfera, quindi faccio qualche punto tutto attorno, proprio sul bordo del cerchio, non tanto grandi questi punti, altrimenti viene più un'imbastitura e la ricciatura non viene tanto bella. E quando sono arrivata alla fine devo praticamente rivestire la mia pallina, il mio centrofiore. Così prendo la pallina, la posiziono al centro e tiro la filza. La cosa importante è che non ricopra completamente anche sotto la pallina, perché altrimenti questo interno di fiore esce troppo, diventa più alto e più grosso del resto del fiore, quindi a me sta bene che non venga totalmente ricoperta. Poi ho tagliato una specie di petalo che mi serve per fare il centro e lo trovate sul cartamodello che troverete sotto la foto delle uova di Pasqua nel sito www.craftonline.it. Allargo ogni singolo petalo, io questo lo chiamo fiore a 5 petali. Ecco, metto un po' di colla qui sotto, lo punto al centro e poi aiutandomi con la pistola a caldo faccio salire i 5 petali. Metto un pochino di colla solo alla base di ogni singolo petalo, non fino in alto. A me interessa solo che ricoprano il mio centro. Stringo un po', tengo un attimo fermo perché la colla ci mette un secondo per aderire e asciugarsi. Così. Ora 5 petali abbiamo detto da 35, 1, 2, 3, 4 e 5. Il lavoro che faccio è questo: faccio un taglietto, sarà 1 centimetro circa, sporco con un goccino di colla e sovrappongo i 2 pezzetti tagliati. Un taglietto, sporco e sovrappongo, veramente poca colla, basta quasi solo la punta della pistola, veramente un goccio perché altrimenti si crea troppo spessore. Un goccino e sovrappongo, taglio anche un po' a occhio, così, e lo sovrappongo. Adesso la colla la devo mettere in ogni pezzo sovrapposto e vado ad incollarlo sotto al mio centrale. Un goccino di colla lì dove ho fatto il taglietto praticamente e lo metto sotto. Ogni tanto guardo il rovescio del mio lavoro per vedere se non sto scendendo troppo. Quando metto i vari petali, i vari giri di petalo, chiaramente cerco di non partire
allineando questo petalo con quello successivo, ma negli intervalli di quelli precedenti. E 5 petali. Ok. Dietro vedete il lavoro, sono sormontati uno sopra l'altro. Facendo questo lavoro dei taglietti gli do un po' un invito al petalo, quindi è più facile da montare. Poi ho fatto altri 1, 2, 3, 4, 5 petali di colore diverso, anzi no, questi sono quelli grandi, questi sono quelli medi, anche questi sono 5, e sempre in mezzo tra i due precedenti. Un po' di petali li ho già preparati, perché il lavoro alla fine è questo, è tutto qua. Così riusciamo a vedere un fiore fatto. 3, 4, 5, controllo un attimo sotto. È chiaro che se sormontando petalo per petalo vi dovesse mancare uno o due, metteteli, non è una regola standard, che devono essere tassativamente 5. Perfetto. L'ultimo giro invece, che di solito è il colore più scuro, ne serviranno 6 e ve ne accorgerete anche lavorando direttamente il fiore. 1, 2 e 3, 4, il quarto, eccolo qua, 4, questo ve lo mostro così facciamo un ripasso, taglietto, incollo, goccio di colla al centro, non mettete mai troppa colla, facciamo sempre a tempo in qualsiasi momento ad aggiungerla, è più difficile levarla. Pezzettino e colla, ecco, così. In questo modo abbiamo creato il nostro fiore principale, il fiore già sbocciato. Io generalmente sotto, aiutandomi con le fustelle, fustello una formina che possa essere tipo questa e la uso per fare il sepalo, il sotto del fiore, giusto per avere un fiore bello, tutto bello finito. Anche qui, avendo i nostri piccoli petali di sepalo, metto proprio un goccino di colla sporcata, proprio di colla sempre alla base, così non mi resta tutto un lavoro troppo chiuso, mi resta un po' di morbidezza. Posso anche lavorarli un po', posso farlo sbocciare anche un po' di più. Ecco qua il nostro fiore. Questo è uno. L'altro ha il lavoro è simile, la differenza fondamentale è l'interno, il centro. Allora, il centro del mio fiore è fatto in questo modo qui. Io utilizzo, facciamo in tinta, un rettangolino, questo è anche troppo largo, un rettangolino sarà da 3 cm per 6 circa, lo piego a metà e faccio una filza in questo modo. Allora, prendo l'ago giusto, ecco qua, una filzetta che parte dall'angolo e taglio via, creo come un triangolino, taglio via quest'angoletto qui fatto con la filza, chiudo tutta la parte sopra, è piegato a metà, quindi io devo chiudere la parte sopra, la parte sotto è già chiusa perché è piegato a metà, in questo modo qua, fino ad arrivare quasi all'angolo opposto e poi lo taglio con questa filzetta, sempre puntini piccoli. Ok, quando sono arrivata alla fine taglio via questa parte che è in più, i due triangolini che si sono formati, tiro la filza, si arriccia, lo fisso così. Ok, questo è il mio centrale. Adesso lo avvolgo su se stesso, lo avvito su se stesso fino ad arrivare alla fine, metto un goccetto di colla e chiudo. Questo sarà il mio centrale che vado ad incollare direttamente, e poi lo schiaccerò anche un po' sulla pallina. Lo premo anche un po' in giù perché deve avere un po' l'idea
di qualcosa che è un po' schiacciato, che sta per sbocciare. Anche in questo caso, per ricoprire la mia pallina, uso il petalo a 5 punte. Apro un po' questi petali che così hanno una forma un po' più morbida. Colla sulla pallina, puntata al centro. La procedura è praticamente la stessa. Adesso la colla la devo mettere però sulla pallina di polistirolo o di carta pressata, quello che avete, perché devo coprire bene, non si deve vedere il bianco interno. Quindi è il contrario, non metto più la colla sul petalo, ma la metto sulla pallina, così si chiude bene. Il bello del panolenci è proprio il fatto che è molto morbido, quindi posso anche tirare un pochettino. E la procedura è la stessa, io i petali li ho già preparati. Questa volta saranno 5 petali del primo giro e 5 del secondo, e poi basta, perché il mio fiore non è completamente sbocciato, quindi devo fermarmi prima. Con queste misure, con questi petali, potete giocare con tutte le forme di fiore. Io potevo anche fermarmi solamente così, come ho fatto qui all'inizio, oppure mi fermo solamente con un giro di petali, oppure posso farne di più ancora. Se voglio fare un fiore ancora più grande, uso una misura di cerchio ancora più grande, però in quel caso me ne serviranno 8 di petali, non ne serviranno più 6, però quando costruite il fiore ve ne rendete conto, si vede quando manca un petalo. Beh, questi li costruiamo. 1, 2, così. Ed ecco il nostro ranuncolo quasi sbocciato. Si levano via tutti i fili di colla, naturalmente. Il nostro seppalone gigante, che vado a chiudere come l'altro. Alla fine, per fare i boccioli è sufficiente il centrale. Così come abbiamo fatto questo, io farò tanti piccoli bocciolini fatti sempre con questo pezzo di panolenci piegato a metà, come vi ho fatto vedere prima con la filza. Vi mostro infine la foglia, le foglie. Allora, anche per le foglie è sufficiente un rettangolo chiuso a metà, così questi saranno 7-8 centimetri, il doppio, 16-15 centimetri, questi piegati a metà, ecco qua, in questo modo. Anche qui dobbiamo lavorare come abbiamo fatto col bocciolo, quindi leviamo via l'angolo con una filza, chiudiamo uno dei lati lunghi, arrivando fino in fondo stavolta, puntini non tanto grandi, arrivo fino alla fine. Anche in questo caso tolgo via questo triangolo che non mi serve, tiro la mia filzetta, fisso l'ultimo punto, così, ok, apro la mia foglia, ci metto un pochino di colla proprio sulla puntina e voilà, ecco qui la mia fogliolina. Perciò creo la mia composizione, faccio foglie di misure diverse, dipende, potete scegliere lunghezze diverse, anche larghezze diverse di questi rettangoli, e potete crearvi il vostro bouquet. Alla fine montate e incollate il bouquet dove volete. Quindi io ho utilizzato delle uova di Pasqua, ci ho messo anche un buffetto, così viene ancora più carino. Ecco quindi il lavoro finito. Grazie.